Ben ritrovati utenti italiani di NanoCAD. Oggi con questo video voglio ripartire da voi. C'è infatti una domanda che mi viene fatta spesso. Creando un nuovo file di disegno, come posso fare per avere le impostazioni di un disegno precedente come tipi di linea, layer, stili di quota? Infatti in NanoCAD, iniziando un nuovo lavoro, queste impostazioni all'inizio non compaiono. E c'è una ragione. È perché il file default.dvt, che è il file DVT predefinito, semplicemente non le possiede. Ma che cos'è un file DVT? I file DVT sono una cosa leggermente diversa dai file DVG. Il file DVG è un file di disegno, infatti è la sintesi della parola inglese drawing. Il file DVT invece è una cosa che c'è prima del disegno, una sorta di metadisegno, un file modello come viene chiamato nella versione italiana di AutoCAD e come ho tradotto anch'io per NanoCAD. Modello è la traduzione di template, che infatti corrisponde alla T finale di DVT. Ma andiamo a vederlo in pratica. Allora apriamo il programma. Nella situazione predefinita, aprendo un nuovo file di disegno, che è un file DVG, questo, senza titolo, viene già utilizzato un file modello, un file DVT. Infatti, se andiamo ad aprire il riquadro delle opzioni, strumenti, opzioni, alla voce di elenco uso modelli troviamo 3 sottovoci. Alla prima voce, per nuovi documenti, aprendola cliccando sul segno più, vediamo che è spuntata la voce usa predefinito. Il modello predefinito, che sta qui, allarghiamo il riquadro, si chiama default.dvt. ed è finora anche l'unico file modello, l'unico file DVT presente. Infatti la lista nomi comprende soltanto questo file. Tornando sullo spazio di lavoro, possiamo facilmente constatare che l'unico tipo di linea caricata è quella continua. Andando sull'impostazione dei layer non esistono altri layer oltre al layer 0 e a quello di sistema, e non esistono neanche altre impostazioni di quota rispetto all'impostazione di quota standard. Come fare invece per avere un file modello, un file DVT predefinito che già possieda queste caratteristiche? Si può fare in 2 modi. Il primo modo è quello di caricare le linee, definire altri layer, creare nuovi stili di quota partendo dall'inizio. Per le linee vado su formato, stile, clicco sull'iconcina apri, seleziono il file ncad iso.lin, seleziono tutti i tipi di linea e li carico cliccando su OK. Sul riquadro delle proprietà posso già verificare che sono stati caricati tutti i tipi di linea. La stessa cosa posso fare per i layer, le quote, eccetera, e alla fine salvo il mio file modello, lasciando l'area di disegno comunque pulita. Facciamo finta che lo abbia già fatto. Vado qui, file, salva come, seleziono il formato DVT, do un nome al mio file e salvo. C'è però un secondo modo che è quello più veloce ed è quello che ti faccio vedere. Invece di partire da zero, possiamo aprire un disegno già fatto. Prendiamo quello che abbiamo già usato nei tutorial precedenti. Qui abbiamo già caricato le linee, definito i layer ed impostato un nuovo stile di quota oltre a quello standard, che è questo evidenziato.
Se andiamo a pulire il nostro spazio di lavoro cancellando tutto, queste impostazioni rimangono. Per essere sicuro di cancellare tutto vado ad attivare, ad accendere tutti i layer, cancello tutto, come vedi i layer non vengono cancellati, i tipi di linea rimangono. La stessa cosa succede per gli stili di quota, è esattamente la situazione precedente, perciò le impostazioni di base rimangono inalterate. A questo punto posso salvare questo file come un file DVT, come un file modello. Vado qui, salva come, dunque prendiamo il formato giusto, DVT, lo chiamiamo modello 1 o come volete chiamarlo, potete usare anche il vostro nome. Lo andiamo a salvare sul percorso giusto, che è questo. Vado su C, utenti, openo, nel mio caso la vostra cartella si chiamerà diversamente. Poi da qui scelgo AppData, Roaming, Nanosoft, NanoCAD Int 5.0, Templates e vado a salvare il mio file DVT che si chiamerà modello1.dvt. Salvo qui e me lo ritrovo nell'elenco dei file modello. Lo chiudo. Ora dobbiamo indicarlo come predefinito. Andiamo su Strumenti, Opzioni, Uso modelli, per nuovi documenti, Usa predefinito, andiamo a selezionare il modello predefinito che è per il momento ancora default.dvt, andiamo su Modifica, apriamo la cartella e al posto di default scegliamo modello 1, apri, ok. In questo momento abbiamo come file DVT predefinito il nuovo file modello. Chiudiamo questo, si apre un nuovo file DVG senza titolo .1 DVG, che è questo qui. Possiamo tranquillamente andare a verificare se le nostre impostazioni sono attive oppure no. Andiamo a vedere il tipo di linea, ci sono tutte le linee, andiamo a vedere i layer, ci sono tutti i layer, andiamo a vedere gli stili di quota, è presente lo stile di quota che avevamo creato, perciò abbiamo da questo momento in poi la possibilità ogni volta che apriamo un file nuovo, che creiamo un file nuovo, di poter non partire più da zero ma di usufruire delle impostazioni che abbiamo già predefinito. Più avanti sentirai probabilmente l'esigenza di usare più file modello in considerazione delle varie scale e di altre caratteristiche del disegno, con più impostazioni dei layer per esempio. E per un uso un pochino più avanzato di NanoCAD, questa che ti ho illustrato è una proprietà importante sia concettualmente che praticamente. Per ora però è sufficiente che tu sappia come si fa a creare un file DVT. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione in su qui sotto e di commentare se hai qualcosa da dire o da chiedere. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale cliccando sul pulsante rosso e sulla campanella qui sotto per ricevere le notifiche e per essere così sempre aggiornato sui miei video. YouTube è uno spazio per interagire. Siamo umani. Ricordalo. Ciao.